Ciao e benvenute e benvenuti su Green Tech Tales, io sono Valeria e ogni settimana qui su Green Tech Tales vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati di ricerche scientifiche e da qui partiamo per capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. Per la prima notizia di oggi parliamo di standard internazionali e di organizzazioni che si occupano di standardizzazione. Qualcuno di voi probabilmente l'avrà già capito, infatti oggi parliamo della ISO e del Greenhouse Gas Protocol. Ve ne parlo perché queste due organizzazioni che si occupano appunto di stilare degli standard internazionali hanno stretto una partnership. Quindi è un momento estremamente felice e estremamente interessante per tutti coloro che si occupano di rendicontazione, misurazione, monitoraggio delle emissioni di CO2 e tutto ciò che appunto riguarda il cambiamento climatico e gli standard internazionali. Queste due organizzazioni, la ISO e il Greenhouse Gas Protocol, fino a qualche giorno fa hanno lavorato sempre individualmente, portando avanti i propri standard e il proprio lavoro, ma da qualche giorno hanno stretto una partnership. Facciamo un attimino un passo indietro però, perché per chi non lo sapesse, la ISO si occupa a livello internazionale, è la più importante organizzazione a livello mondiale che si occupa di definire delle norme tecniche. È un'organizzazione non governativa e quindi vuol dire che è senza fini di lucro e non appartiene, non lavora per nessuno stato, è estremamente indipendente. Svolge delle attività consultive per l'UNESCO e per l'ONU e all'interno dei suoi standard ne ha anche alcuni che si occupano o comunque che hanno il focus sul cambiamento climatico e sulle emissioni di CO2. Il Greenhouse Gas Protocol invece, l'abbiamo nominato anche in qualche puntata precedente, è tra gli standard internazionali più riconosciuti e più utilizzati in materia di rendicontazione di emissioni di CO2. Il Greenhouse Gas Protocol è stato pubblicato nel 1998 ed è stato poi, introdotto effettivamente, quindi ha cominciato ad essere utilizzato nel 2001, quindi si parla di più di 20 anni fa. Entrambe le iniziative hanno lavorato negli anni in modo separato, come dicevamo prima, ma appunto questa partnership permetterà di unire i singoli standard a cui hanno lavorato negli anni e poi lavoreranno anche ad un nuovo standard in materia nello specifico di carbon footprint dei prodotti. Ma di quali standard parliamo? Per la ISO alcuni degli standard legati al cambiamento climatico fanno parte di una famiglia molto specifica, ve la elenco qui, li trovate da qualche parte qua, mentre per il Greenhouse Gas Protocol ce ne sono altrettanti, anche quelli ve li elenco da qualche parte qui. Quindi la partnership con il suo scopo di unire e in qualche modo unificare i lavori che hanno fatto individualmente sarà estremamente utile. Dall'altra parte si sono accorti che le aziende pian piano stanno mostrando interesse verso la rendicontazione, il monitoraggio, alcune è vero sono obbligate a livello internazionale di fare appunto la rendicontazione di sostenibilità, ma tante altre appunto sono anche interessate a questo tipo di standard, quindi il tema della sostenibilità e non solo dell'utilizzo dei propri strumenti, dei propri prodotti, ma anche di quale è l'impatto ambientale sull'intera value chain di un certo prodotto. Infatti il nuovo standard legato alla carbon footprint dei prodotti si pone proprio l'obiettivo di guidare in qualche modo le aziende che vogliono fare delle scelte ponderate e il cui obiettivo finale appunto è quello di ridurre l'impatto ambientale lungo tutta la value chain di un certo prodotto. Ma vi starete chiedendo perché questa collaborazione ci deve far festeggiare così tanto? Uno dei motivi è che fino a qualche tempo fa, come dicevo prima, gli standard sono sempre stati molto separati e questo ovviamente si porta dietro delle problematiche per le aziende che devono appunto occuparsi di rendicontazione. Da una parte perché c'è una frammentazione tra le informazioni e tra gli standard, dall'altra parte perché si era notata la mancanza di un linguaggio comune tra i vari standard. Quindi il fatto che queste due iniziative si siano unite e con lo scopo appunto di unificare il proprio lavoro permetterà di risolvere tutti questi problemi che rendono l'utilizzo e l'applicazione degli standard soltanto più complicato per gli stakeholder e per le aziende. Infatti, in parole molto spicce, questa partnership ha proprio lo scopo di semplificare quella che è l'attività di rendicontazione e di monitoraggio
in modo tale che rendendola appunto più semplice sia anche molto più facile da poter essere applicata e quindi sia un po' un incentivo anche per le aziende, per gli stakeholder che non si trovano in una situazione estremamente complicata per cui non sanno banalmente da dove partire. Ma non solo, questa partnership è estremamente importante per tutti i motivi che abbiamo detto prima, ma anche per un altro motivo, ovvero un motivo proprio storico, nel senso che i paesi si stanno preparando alla COP30 e avere un insieme di standard coerenti e più chiari può essere soltanto d'aiuto ai vari paesi che appunto parteciperanno alla COP30 e può essere soltanto utile per la condivisione di questi standard anche tra paesi. Ultimo punto, perché abbiamo parlato solo degli stakeholder, avere degli standard chiari, delle informazioni e dei dati che siano coerenti tra loro ovviamente è un fattore estremamente positivo anche per poi rivolgersi agli investitori e dall'altra parte gli investitori si trovano delle informazioni un pochino più chiare e facili da comprendere. Scusatemi, ho tralasciato una piccola informazione che ho dato appunto per scontata. Che cos'è la COP30? Per COP, COP si intende conferenza delle parti e non vi tragga in inganno il 30, non si svolgerà nel 2030 ma si svolgerà tra qualche mese nel 2025 a novembre se non ricordo male in Brasile e per cosa è importante questa conferenza? È estremamente importante perché è il più grande evento globale in cui si discute, si negoziano e si appunto hanno delle condivisioni di pareri sui cambiamenti climatici e sui vari appunto normative internazionali, eccetera, eccetera. Per la seconda notizia invece vi porto un tema che penso sarà un pochino più comprensibile per la maggior parte delle persone che guardano questi video e infatti vi parlo di streaming. Vi parlo di streaming perché ci arriva da un'organizzazione globale chiamata Greening of Streaming che sicuramente avrete già capito di che cosa si occupa. Il suo scopo è quello di ridurre l'impatto ambientale dell'industria dello streaming lungo tutta la supply chain. Infatti questa organizzazione è formata da diverse aziende, alcune tech e altre non. Vi lascio magari una schermata delle aziende membri che fanno parte di questa organizzazione. Ma perché ve ne parlo? Ve ne parlo perché a seguito di una serie di ricerche e test, questa organizzazione ha condiviso alcune raccomandazioni che da un certo punto di vista possono sembrare quasi scontate, quasi semplici, ma sono una serie di azioni e raccomandazioni che qualsiasi utente può fare, diciamo nella maggior parte dei casi, per poter ridurre l'impatto ambientale dell'utilizzo di questi servizi di streaming. E ovviamente il focus non è solo sugli utenti, ma anche su chi propone appunto questi servizi di streaming. Quindi tranquilli, la situazione non è solo nelle nostre mani di utilizzatori, ma c'è anche la controparte. Vediamo i 4 punti. Il primo riguarda la luminosità dell'ambiente circostante. Questo perché ridurre la luminosità dell'ambiente circostante permetterebbe di ridurre anche l'impatto ambientale e il consumo energetico, ad esempio dei nostri schermi. Dalle loro ricerche stimano che il consumo energetico può ridursi fino al 50% in condizioni ottimali quando l'utente appunto applica questo tipo di raccomandazione. Il motivo è molto semplice, infatti la riduzione della luminosità dell'ambiente circostante comporta anche una riduzione della luminosità dei nostri schermi. Di conseguenza comporta un minor consumo energetico da parte di questi dispositivi. Sostanzialmente gli schermi adattano appunto la luminosità in base all'ambiente esterno, quindi di conseguenza una stanza più buia richiederà una minor luminosità dello schermo. Ogni volta che leggo questo tipo di raccomandazioni mi chiedo come mai gli operatori non scrivano questo tipo di indicazioni, ma la parte informativa arrivi soltanto poi dall'esterno. Quindi un'altra nota che viene fatta da questa organizzazione è quella di dare il compito agli operatori che si occupano di questi dispositivi e di come funzionano poi questo tipo di strumenti, diciamo educare poi gli utilizzatori e quelli che vengono chiamati appunto i subscriber, quindi coloro che comprano un servizio di streaming eccetera, anche con ad esempio delle interfacce o delle impostazioni di Ecomod. In alcuni dispositivi ci sono già, per carità, però molto spesso dobbiamo andare noi a cercarceli o magari ci capitiamo per caso e scopriamo che cos'è. Ecco,
Un punto fondamentale sarebbe quello di avere una maggior trasparenza anche in questo caso e quindi rendere questo tipo di raccomandazioni un pochino più, diciamo, trasparenti e visibili ai più. La seconda raccomandazione riguarda il sostituire oppure no un certo dispositivo. Da un punto di vista ambientale, infatti, abbiamo due fattori chiave da tenere in considerazione. Il primo è quanta energia consuma un certo dispositivo, quindi potremmo vederla anche dal punto di vista di quanto è efficiente quel dispositivo, mentre dall'altra parte abbiamo un altro fattore che molto spesso non è così semplice da intuire, ovvero quanto la rete elettrica locale è alimentata da energia pulita o da combustibili fossili. Diciamo che in generale la sostituzione di un dispositivo è consigliata quando un dispositivo è vecchio e magari consuma tanta energia e diciamo come punto in più viviamo in un luogo in cui l'energia elettrica è alimentata principalmente da combustibili fossili. Quindi in quel caso potrebbe avere senso valutare la sostituzione di un dispositivo con un dispositivo nuovo che magari appunto è un pochino più efficiente. Dall'altra parte abbiamo il non upgrade, quindi tenerci il dispositivo che abbiamo nei casi in cui il dispositivo chiaramente è ancora efficiente e funziona, e ancor di più se viviamo in un luogo in cui la rete elettrica è alimentata principalmente da risorse rinnovabili. In quel caso, appunto, comprare un nuovo dispositivo magari potrebbe non essere effettivamente una scelta ottimale, anche perché dobbiamo considerare che comunque la produzione di un nuovo dispositivo, di un nuovo schermo, si porta dietro una serie di costi anche a livello ambientale. Poi ovviamente quei costi nel momento in cui i dispositivi sono già presenti sugli scaffali effettivamente sono già stati sostenuti e quindi sta solo a noi decidere se vale la pena oppure no, anche in base a quello che vi ho detto poco fa. Questo tipo di diciamo dubbio, di emblema ad oggi forse sta diventando un pochino più semplice, quantomeno lato efficienza dei dispositivi, proprio perché alcuni dispositivi hanno a disposizione e forniscono l'etichettatura energetica di cui abbiamo parlato in qualche video precedente. Ve lo metto qui il video, così potete andare a vederlo. Il terzo punto che ho trovato estremamente interessante ed è una cosa a cui io spesso non faccio caso, quindi faccio un grandissimo mea culpa, ed è il fatto che quando stiamo guardando un certo tipo di contenuto e magari il video non è necessario, allora teniamoci solo la versione audio. Questo è uno dei casi molto comuni per tutti coloro che ad esempio magari tengono dei video o dei podcast in sottofondo quando lavorano, quando fanno magari delle attività di casa e tanti altri tipi di attività, in cui però non stiamo guardando lo schermo, ma stiamo solo ascoltando quello che dicono le persone, e quindi in quel caso, ad esempio, togliere il video ma utilizzare soltanto l'audio potrebbe aiutarci a ridurre il consumo energetico di questo tipo di attività. In questo caso però alcune piattaforme, mi sento di diciamo spezzare una lancia a nostro favore, alcune piattaforme non permettono di fare questo tipo di azione senza che il contenuto si blocchi. Un esempio è YouTube. YouTube Premium permette di continuare a guardare un video anche se il nostro telefono si è messo diciamo in stand-by, quindi lo schermo è diventato scuro, mentre se si ha un account gratuito questo non è possibile perché ogni volta che blocchiamo il telefono in realtà il contenuto si blocca, quindi siamo obbligati a guardare anche il video. Quindi sicuramente anche da parte dei provider, come dicevamo all'inizio, ci sono delle attività che possono essere svolte e delle opzioni che possono essere date agli utenti. In questo caso sicuramente dare una maggiore attenzione all'utente che sta utilizzando il nostro contenuto potrebbe essere estremamente importante. Io però l'unica cosa che posso consigliarvi è di fare caso magari a tutte quelle situazioni in cui magari mettete un video e magari non lo state guardando ma lo state solo ascoltando. In quei casi io ad esempio una delle cose che faccio è o abbasso la qualità del video, quindi magari da un video in 4K che vi sconsiglio di guardare sul PC perché non avrebbe grandissimo senso se state tenendo in sottofondo, magari lo metto a 720 o ancora più in basso. Mi è capitato di guardare alcuni video a 360 ed è stato estremamente strano quando poi ho guardato lo schermo,
però effettivamente è un tipo di attività che noi possiamo tranquillamente fare senza, diciamo, perderci granché. L'ultimo punto, questa organizzazione ce lo racconta, ma è una raccomandazione che più raccomandazione non si può, perché in realtà stanno ancora studiando questo tipo di opzione, diciamo, ovvero quella di fare attenzione ai momenti della giornata in cui ci sono dei picchi di utilizzo dello streaming. Ad esempio, un'informazione che ci danno e una stima che hanno fatto è quella che si stima che il maggiore utilizzo delle varie piattaforme di streaming avvenga nelle ore serali. Ora, provate ad immaginare uno scenario. Tante persone si collegano allo streaming, al nostro streaming preferito, e siccome lato streaming sono estremamente bravi, l'infrastruttura in realtà è già pronta per stare dietro a quel tipo di situazione, quindi una situazione che non è l'utilizzo medio, ma il picco di utilizzo. Quel picco di utilizzo però, lato infrastruttura, è sempre copribile, diciamo, l'infrastruttura è sempre pronta a coprire quella situazione, anche nelle situazioni di utilizzo medio, quindi ad esempio la mattina, per dire. Questo che cosa vuol dire però? Vuol dire che l'infrastruttura è sempre pronta appunto ad operare alla maggiore richiesta da parte degli utenti, di conseguenza si ha tendenzialmente un consumo maggiore rispetto a quello che si avrebbe in un altro tipo di situazione. Vi faccio un esempio: se un numero abbastanza grande di utenti spostasse il suo utilizzo dello streaming magari in un'altra parte della giornata, in questi casi ovviamente tenete conto di tutte quelle visualizzazioni che possono essere spostate, diciamo. Nell'articolo che vi linko vengono proprio nominate come flexible viewing, quindi qualcosa che possiamo guardare, diciamo, in qualsiasi altro momento della giornata. Quindi dicevamo, se un numero abbastanza grande di utenti spostasse queste flexible views in un altro momento della giornata, allora la necessità di un'infrastruttura così sovradimensionata non ci sarebbe, o quantomeno sarebbe un po' meno sovradimensionata. Di conseguenza avremo una minore richiesta di energia. E pian piano appunto questa baseline, che in realtà non è la baseline ma è il massimo dei picchi, si ridurrebbe lato appunto infrastrutturale. Ovviamente anche qui la, diciamo, colpa non viene data agli utenti, ma ci si focalizza anche su i provider. Ad esempio, i provider potrebbero fornire e sviluppare pian piano delle situazioni di gamification, ovvero dare degli incentivi anche a tutti quegli utenti che magari utilizzano delle impostazioni come il download per guardare dopo un certo tipo di serie TV, oppure anche soltanto delle campagne in cui possono condividere delle informazioni per poter utilizzare in modo un pochino più environment friendly questo tipo di strumenti. Parlavamo prima di gamification. Una delle attività che ad esempio si potrebbero fare, ed è molto simile a quella di cui abbiamo parlato quando vi ho portato sul canale l'estensione di VS Code, è quella di dare agli utenti che scelgono magari di utilizzare appunto certe impostazioni o di spostare la visualizzazione di un certo tipo di contenuto in un altro momento della giornata, di dare appunto dei piccoli premi che poi possono essere riscattati dall'utente in diversi modi, che possono essere magari degli sconti, o anche solo la possibilità di magari fare una piccola donazione per iniziative legate alla sostenibilità, rendendoli, diciamo, degli eco heroes, no? Quindi degli eroi, e dandogli, diciamo, un piccolo badge, no? Quindi, diciamo, portare la gamification anche sullo streaming, soprattutto applicata a questo tipo di tematiche, secondo me è qualcosa di estremamente interessante e potrebbe essere estremamente carino. Anche perché pensate ad applicare questo tipo di badge e questo tipo di iniziative anche ad esempio ai profili per bambini. Sarebbe estremamente carino.
Bene, per questa settimana è tutto, spero che le notizie vi siano piaciute e che le abbiate trovate interessanti. Se volete sostenere economicamente il canale con una piccola donazione offrendoci un caffè, vi lascio il link Ko-fi qui sotto. Se volete sostenere il canale in modo gratuito, tranquilli, non cambia assolutamente niente, condividete questo video con amici, parenti, vicini di casa, mettete like, sapete già tutto, quindi ci vediamo alla prossima settimana.